Ciao Bagai! Come state ragazzi? Bentornati sul canale. Oggi siamo tornati a costruire mazzi insieme mente e martello si rifondono per portarvi questo bellissimo mazzo di Brawl che vi spiegherà il mio socio. Bene, oggi siamo qua con questo mazzo Brawl di Ashaya, questa stupenda carta che ci permette che tutte le nostre creature diventino terre e la sua forza di costituzione è pari al numero di terre in gioco. Questa bellezza è che, essendo tutte terre le nostre creature, daranno mana come se fossero delle terre, quindi abbiamo una quantità spropositata di mana che cui possiamo attingere. Perciò abbiamo messo nel mazzo carte che hanno un costo di mana X, in maniera tale che se possiamo fare anche 20 di mana, queste carte verranno giù come dei 20-20, facendo un sacco di cose per 20 effetti. Cioè, molto forte. Infatti abbiamo messo dentro il serpente dell'elitospire, un po' di idre e un sacco di altre carte che fanno questo effetto. Inoltre, dato che le nostre creature diventeranno terre, è forte la meccanica Landfall, perché farà sì che ogni volta che noi giochiamo una creatura si attiverà l'effetto di Landfall. Ecco qui ad esempio lo sciame degli scudati, fortissima. Quando cominciamo a giocare sta carta l'avversario se ne mette le mani nei capelli. Eh sì, decisamente. Anche perché con la sesta terra sono casini. E sì, anche perché lui vale come terra, perché è una creatura. Esatto. Quindi anche quando giocheremo lui si autotriggera. È spettacolare come cosa. È interessante. Molto interessante. forte. Poi l'ultima aggiunta del mazzo fresca fresca è questo netterifero di Kazandu. Può sembrare brutto ma non è. Non è una parolaccia, tranquilli. Che una volta giochiamo una terra, guadagniamo un punto vita. Ah, fischia. Quindi è che qua ci ricarichiamo contro i mazzi un pochino più forti. E poi abbiamo l'Ortus Cobra, che è conosciuto dappertutto. Immancabile l'Ortus Cobra. E poi tutte le altre carte di abbellimento, di potenziamento all'interno del mazzo per creare sinergia. Lancia delle tenebre io la metto quasi sempre in tutti i mazzi Brawl, perché è forte, non si può fare niente, è una carta molto forte e che ci sta sempre bene. Ti fa anche il caffè se vuoi. Sì. Se glielo chiedi gentilmente ti fa anche il caffè. Soprattutto con un mazzo dove può giocare delle carte molto grosse, perché giocando con magari gioco un Idra, la pago 10 e vedo un bel 10-10, dagli un +1/+1, travolgere il legame vitale, diciamo che può essere molto forte. Diciamo che dall'altra parte il nostro amico potrebbe iniziare a sudare freddo. Sì, potrebbe abbandonare la partita, fai ciao. Poi, dato che non è bannata in Brawl, abbiamo messo C'era una volta, perché non metterla? Garruk, perché no? Cioè, Garruk, esatto. Perché no? Garruk, perché no? Poi abbiamo messo dentro anche il Ballot, perché anche questa qua è una mia aggiunta particolare, perché dato che abbiamo tantissimo mana non sarà difficile pagarlo 10 mana, perché pagando anche il costo di potenziamento, e giocare una bellissima carta 10-10 antimalocchio e rapidità che non può essere neutralizzata, capite che voi che non è male, è croccante. Sì, esatto. È quella ciliegina che ti manca a fine partita quando hai già aggiunto un tappeto di creature e dici: ma perché non aggiungiamo una 10-10 antimalocchio con la rapidità così? Per dare un po' più di pepe. Così. Beh, ma bando alle ciance, ciancio le bande, buttiamoci diretti. Anzi, mio caro Roberto, la fermo,
prima di buttarci dobbiamo ricordare ai nostri cari amici di mettere sempre dei bei pollicioni in su, di iscriversi qua sotto sul nostro canale e di continuare a seguirci su tutti i nostri social. Esatto. Detto questo, possiamo partire col primo step. Bene ragazzi, eccoci qua. Vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, a 3 mana ci arriviamo bene. Peccato non avere un mana in più per poi giocare simulacro, arrivare a 5 e farcela. Vabbè, magari poi sale, comunque ci sono 3 turni. Non è una cattiva mano, secondo me. Teniamo? Ma sì, dai, proviamo. Dai, rischio il nostro mestiere. Esatto. Ma che vada, giochiamo un serpente a 3. Anche. Cosa gioca il nostro avversario? Il nostro avversario con il bordo del... mi corregga, coreano, giusto? Urka. Usti, gioca Kernit, la rana, mizzica. Sì, la rana, magari fosse la rana. Kernit la rana, ci gioca, aia. Male. Kernit è molto molto forte, cioè è un comandante davvero bello, davvero forte. Che tra l'altro vorrà dire che gioca a pentacolore. Sì. Ha 5 colori. Allora, se normalmente giocare 5 colori in standard o in un formato precostruito canonico, diciamo, comunque 60 carte 4x, in 5 colori non è molto facile giocarlo, è quasi un debuff, cioè è molto difficile, non è un vantaggio per il nostro mazzo, perché riuscire a trovare tutti i colori delle terre ci risulta poi molto difficile, molto lento. Se in un formato del genere avere 5 colori è penalizzante, invece in un formato come Brawl o come Commander avere 5 colori è molto bello, molto interessante e molto rafforzante, perché ci permette di avere più colori, quindi più carte da cui scegliere dal nostro pool e più frecce al nostro arco da lanciare contro il nostro avversario, perché possiamo usare più sinergie, più cose, ci apre un mondo in più. Quindi Penta è una vera bella risorsa in Commander e in Brawl. Non indifferente. Beh, noi nel frattempo siamo arrivati dove dovevamo arrivare, Ma sì. Vedendo e scherzando, siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Io ti direi, giochiamo anche Loca, così abbiamo... Sì, certo, abbiamo anche bloccante. Attacchiamo, io attaccherei anche col simulacro, ma che vada per schiavare una carta. Va bene, dai, ci sta. Per me non bloccherà. Esatto. No, infatti. Beh, però noi gli stiamo già portando, cioè nonostante tutto non gli stiamo portando un'aggressione notevole, Lui ha messo il pezzo che si rimbalza. Va bene. Passa, attenzione ragazzi, arriva il pagamento. Cicchino non ha tassa. Vabbè, pesca un'altra carta, ma noi sinceramente non è una roba così. Noi però di contro possiamo fare davvero delle porcherie, delle zozzerie, tipo pescare 9, tipo prenderci una cosa come, fammi fare 2 rapidi conti, una cosa come 4 terre e mettercene in campo. Un po' di roba. Metti le 4 terre. 4 terre? Se no possiamo rimuovergli il pezzo. E lo terrei quando tira giù i pezzi un po' più grossini. Allora possiamo farlo addirittura più grosso. Possiamo farlo addirittura, ti dirò, da 5 terre. Tac. Ci sta. Così creiamo un comandante immenso. Cioè, scusami, li mettiamo in mano, va bene lo stesso. Ma sì, vabbè. E direi che attacchiamo con tutte e due. Certo. Piccola confusione, non le mette in gioco ma le mette in mano. Beh, abbiamo rifullato la mano di terra, che in questo mazzo è sempre buono. No, fa sempre comodo, anche perché metterne giù una alla volta va bene, è un po' più lento, ma comunque abbiamo
i nostri, come dire, proiettili da poter giocare. Guarda cosa si è Interessante. giocato. Tra l'altro l'ho sbustato su una bustina di un po' di tempo fa. Ma è interessante sia come comandante in... Ha capito che non ce la poteva fare, anche perché giocavamo niente. un'altra terra e poi andavamo a picchiare violentissimi. E noi continuavamo ad avere un sacco di mana e avevamo già giù un 10-10 che andava a continuare a attaccare. Gli rimuovevamo il pezzo, gli facevamo 10 danni. Probabilmente giocando un mazzo del genere era molto control, molto lento e non sarebbe riuscito ad arrivare fino a lì. In tempo, no? Infatti. No. Bene, ottimo. È stata veramente una bella partita. Dai, vediamo cosa riusciamo a fare ancora con un'altra. Sì. Andiamo sotto chi tocca, vai. Allora, ridendo e scherzando abbiamo Ugin, però... Vabbè, Oddio, non è malvagia. Non è fantasmagorica, però. Ma non fa neanche schifo, 4 mana ce li abbiamo. Sì, ma non abbiamo niente per ramp. E questo è vero. Però abbiamo il protettore, abbiamo questo qua che se pian piano diventa grosso. Boh. Potremmo anche mulligare. Non lo so. Mullighiamo? È bella e ci sono 2 belle carte. Però non... È un po' rischiosa. Male non è male. Noi turno 3 avremmo un 3-3, legame vitale travolgere che continua a picchiare. Sì, però bisogna vedere poi cosa ti arriva dopo. Sì, ma quello non possiamo. Non lo so. Teniamo o non teniamo? Vabbè, dai, c'è Eugene, quante probabilità abbiamo che ci ricapiti? Nessuna, quindi dai, teniamo. E dobbiamo arrivare a 8 però, magari ci arriviamo, dai. Dai, vabbè, proviamo. Proviamo, dai. Tentare non cuoce. Esatto, al massimo scuoce. Lui cosa gioca? Il nostro bad boy. Lo abbiamo contro... Vabbè, il nostro amico. Ancora. Che troverete qua sopra in Che descrizione. Per la seconda volta. Spam Che continuo. Ma tra l'altro gira tantissimo. Questo con Heliod Brawl gira veramente tantissimo. È interessante, è bello giocarlo con le gambe d'Italia. Io volevo costruirmi un bel mazzo Commander con Heliod, che sinceramente ha la potenzialità di fare i buchi per terra. Fischia, mono bianco 100 carte. In realtà non è così folle, puoi mettere dentro delle cose bellissime. Ad esempio adesso che in Historic si può giocare Kaladesh, di Kaladesh c'è il serbatoio. Il serbatoio con Heliod è una meraviglia. Perché serbatoio, se tu hai 50 punti vita, cioè tu puoi pagare 50 punti vita per fare 50 danni all'avversario. Ora, in un mazzo come Heliod guadagni punti vita come niente. In più, il serbatoio ti dice che per la prima carta che giochi guadagni un punto vita, la seconda 2, la terza 3 e così via. Con Heliod riesci a cascata, in più guadagnando punti vita dai +1/+1 e quindi diventa una sinergia davvero atomica. Bene, qui cosa possiamo fare? Possiamo equipaggiarlo, indubbiamente. Vuoi andare a fare danno? Attacchiamo? Lui potrebbe distruggerla? Se blocca con tutte e 3 sì. Ma non lo farà mai perché una riserva per guadagnare punti. Vai. Quindi direi un bel... Ma sì, attacchiamo. Sfruttiamo. Infatti si lascia passare. Infatti. Tanto lui punti vita non sono un problema perché lui continuerà a guadagnarle come non so che cosa. Infatti. Va bene. E infatti lui si è già giocato Heliod. Va bene. Che in realtà noi avendo Eugene, il nostro caro vecchietto Eugene, possiamo esiliarglielo Heliod. Effettivamente. Sarebbe un portento in realtà questa cosa. Ma in più possiamo anche, una volta che diventa creatura, possiamo togliergli l'indistruttibile. Sì. Va bene, giochiamoci terra. Io direi... O Garruk.
Garruk, urca. Ci crea pedina? Sì, ci possiamo creare la pedina perdendo solo una fedeltà. Se no, sai cosa ti direi? Io ti direi di giocare l'altra. Mettiamo giù un'altra terra. E così sì, ci sta, ci sta. Vuoi pagare X? Non posso pagare X. Perché cosa ci permette di fare il nostro elfo? Se noi ogni volta che entra una creatura in campo, noi possiamo pagare X. E possiamo mettere X più 1 su di lui. Ah, figo. Che facciamo? Attacchiamo o passiamo? Allora, al prossimo turno lui cosa metterà giù? Ne metterà giù un'altra di creatura, sicuramente. E arriva a quanto di fedeltà? A quanto è di fedeltà adesso? 3? 3, sì. Ma ascolta, io passerei 3 bloccanti, perché sennò continua a guadagnare punti vita. Sì, concordo, dai. E fare più uno manetta non è proprio bello. Cioè, almeno se deve farlo perde il pezzo. Urca. Che casino. Cosa vedono? Cosa vedono i miei occhi da F? Ok. Riusciamo a romperglielo? Io no. Allora, sì, ma a costo della nostra. No, è un peccato secondo me. Anche perché poi non abbiamo più per parare. Dai, pariamo Eliod e l'altra lasciamo passare. Dai. Cambio però abbiamo pescato, perfetto. Ok, va bene. Vai, andiamo a rampare come se non ci fossero domani. Esegui in azione, sì, possiamo tappare uno. Cosa hai giocato, Roby? Il comandante? No, Perché? dovevi aspettare. C'era a raggiungere? No. Ma non abbiamo niente per no. raggiungere, Sì che ce l'avevamo. No, Guarda in fondo a destra. Oh! Vabbè. Oh, vabbè. Così adesso lui ci No, ma raggiungere... No, frena. Momento. Ce l'abbiamo a raggiungere noi. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo già a raggiungere. Ah, ok, meno male. Invece, facendo come ho fatto io adesso, il turno dopo possiamo giocare Ugin e spazzargli via tutto. Ma così spazziamo via anche il nostro. Vabbè, ci togliamo la lancia e ci togliamo il protettore. Ci togliamo 2 carte, però in cambio gli rimuoviamo tutto, ma tutto. No, Anzi, ti dirò di più, il protettore ci rimane giù. No, ma adesso ce lo esilia. E dopo tornerà, quando gli distruggiamo il feretro torna. Ah, ok. Ma abbiamo 8 mana senza lui? Non abbiamo 8 mana senza lui, però. E tanto ci ha rimosso anche il nostro... Porca paletta. Come ha fatto a distruggercelo? Non ne ho la più pallida idea. Ha giocato una carta. Ho visto che ha giocato una carta, ma non ho fatto Sì, ma semplicemente entra in campo di battaglia con 4 ci ha incantato la nostra creatura. E in teoria il nostro comandante sarebbe dovuto rimanere tappato e stappare, cioè in 4 turni lo liberavamo da questo incantesimo. E invece in realtà c'era distrutto, in poche parole. E come ha fatto? E non lo so. Boh, vabbè. Misteri della fede. Niente. Non ho Mettiamo giù te. Ci abbiamo una terra da mettere giù? Sì. Riusciamo a giocarlo, Eugene? No. Possiamo giocare a simbiosi e cercare qualcosa nel mazzo. O rigiocare il nostro comandante. Ma abbiamo perso, Roby. Cioè, l'unica possibilità che avevamo era Eugene.
No, però aspetta, gioca l'ultimo. Ma comunque non ce la facciamo, ho capito cosa vuoi fare. Dagli, attaccagli sulla lancia. Bloccare e guadagnare 7 punti vita. E in più, quando lui blocca, hai la possibilità di scegliere se guadagnare 3 punti vita o mettere giù un'altra pedina. Ci serve una terra al prossimo turno, assolutamente. Ci serve una terra, sì. Non può essere bloccato da creature contro superiore. Ok, va bene, però guadagniamo tu. Sì. Dai. Io direi, prima attacchiamo, così da guadagnare punti vita. Ok, aspetta, ma il nostro mana è 5, giusto? Il costo di mana nostro è 5, il suo massimo cos'è? 5, anche il suo? 4, 5, sì, anche il suo. Se no Ok, gli lasceremo sì, giù il suo angelo volante. No. Attacchiamo e poi giochiamo Yuji. Ci sta, Ok. mi piace. Allora, attacchiamo, vediamo lui cosa fa. Prima cosa facciamo? Guadagniamo 3 punti vita? È meglio. O peschiamo? Guadagniamo? A sto giro ti direi di guadagnare, Ok. perché siamo messi proprio male. Perfetto, lui blocca con due pezzi. Noi guadagniamo altri 6 punti vita. 7 punti vita. Ci vanno bene. Spara +1/+1 dove vuoi. Non ci interessa. Ok, vai con... E io gioco mio amico Ugino. Esatto. È Rugino si chiama, è un mio amico di infanzia. Paghiamo 5, giusto? 5. Ciao a tutto. E Rugino e ci fa tornare il nostro pezzo. Ma la nostra lancia è rimasta, com'è possibile? Ah, che fesso! È un artefatto! Non viene distrutto! Ottimo lavoro. Sì, e andiamo. Ugino l'incredibile! Ugino l'incredibile! Io ce le partite da solo sta carta. Fa buongiorno, sono Ugino. E ti spalmo sul panino, uguale. Ugino formaggino. Sono Ugino formaggino e ti spalmo sul panino. Fantastico, perfetto, era proprio quello che ci serviva. Abbiamo tenuto fino alla fine. Visto? Grande roba. È servito tenerlo fino all'ultimo per poi... Comunque, all'inizio ti ho detto, secondo me Eugene, se non lo peschiamo più, se non lo teniamo adesso in mano, è della carta che ci ha salvato le ciapotte. Visto? Bravo, hai visto lungo. Vabbè, è andata bene, dai. Bene, che dire, il mazzo è di sicuro divertente, che è lo scopo ultimo del mazzo. Esatto, ma dall'altra parte picchia come un fabbro. Qualcosa ha fatto, ovviamente se vi trovate davanti a un mazzo molto veloce, non sempre riusciamo a compensare. No, non sempre, però in realtà è ben, come dire, è ben equipaggiato. Fa la sua, perché riuscire a giocare un 10-10 che poi comincia a picchiare, poi giochi altre carte che fanno altre cose, non è male. Esatto. Se vuole dice la sua. Bene ragazzi, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Commentate qua sotto, fateci sapere se anche voi usate un mazzo simile o se vorreste usarlo e che ne so, magari anche il comandante del prossimo mazzo. Esatto, se avete suggerimenti su altri mazzi da cui portare, mi raccomando scrivetelo in descrizione che faremo il possibile. Noi vi ringraziamo tantissimo, un abbraccione da Harry e Roby e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao magari!